Benvenuti e benvenute alla terza puntata del mio podcast, dove oggi ho il piacere di avere qui con me una bravissima coach aziendale che si chiama Laura. Ciao Laura, benvenuta. Ciao Roberta, grazie mille per avermi come ospite oggi. Sono molto emozionata. Grazie a te di essere qui con me. Mi ha fatto super piacere averti conosciuto poco tempo fa in realtà. Sì, quanto? Un paio di mesi? Forse un paio di mesetti fa. Ma abbiamo subito cliccato. Subito, c'è stata proprio una chimica fin dall'inizio. Come ti definiresti? Io come mi definirei? Bellissima domanda. Allora, a livello lavorativo sono una coach aziendale, o corporate coach, e mi definirei, questo mi fa molto ridere, una leonessa con la criniera. Wow! Sì. Bellissima definizione. Bellissima definizione. Però a parte gli scherzi, sono una expat come molti di noi qua a Londra, e da tanti anni che vivo qua, più di 15 anni, e sono una persona che è venuta qua con la valigia piena di sogni e li ha realizzati in buona parte, non tutti. E ti piace Londra come città? È stata la decisione più giusta? Al tempo è stata un'ottima decisione, era proprio il posto dove volevo vivere, però io sono venuta qua nel 2009, gennaio 2009. Wow! Era la terra delle promesse, dove tu cominciavi come lavapiatti, diventavi area manager dello stesso ristorante, c'era proprio crescita esponenziale ovunque, e ricordo che era una Londra colorita, piena di gente da tutto il mondo, tantissime europee ovviamente, e era bellissima. E non è, purtroppo il Brexit, Tu dici che ha proprio cambiato la situazione? purtroppo sì, e si vede tanto. A livello lavorativo tanto dici, in generale proprio? Anche a livello lavorativo su tanti settori, adesso senza andare nel market analysis, Certo. però sicuramente l'hospitality, la ristorazione ne hanno risentito tanto, perché molti europei venivano anche a fare la stagione, stavano qua È vero. qualche anno anche solo a fare il cameriere, il barista, ma la noto proprio nella vita. Adesso Londra è molto più inglese e c'è molta meno Europa, ovviamente sempre molto internazionale, però ovviamente non c'è più. Era veramente tanto diversa. Ma sì, perché la gente veniva su, non sapeva neanche cosa aspettarsi, chissà che cosa vado a fare, magari vado a fare la cameriera, magari vado a fare la barista, magari vado a fare la babysitter. Cioè, sky is the limit al tempo, sky was the limit. Adesso tu devi venire su con un visto, con lo sponsorship, Sì, è vero, ci con la sono tanti visa, limiti. gli stessi limiti dell'America, È vero. però non è l'America. È vero. Quindi Anche per studiare mi sembra che non ci sia più tutta questa libertà di prima. non sono super esperta su questo, però credo che non si possa venire qua in Erasmus, neanche gli inglesi possano venire a fare l'Erasmus, insomma è molto È molto più complesso. e quindi te l'ho detto, c'è molto meno entusiasmo, vedo dalle persone che vengono su, perché magari uno viene su solo perché ha la visa oramai, e quindi sì, forse per studiare qualcuno può anche venire a fare lo studente, adesso non, però Sì. cioè, è diverso. È diversa. È diverso. E quindi parlami un po' del tuo lavoro, coach aziendale, perché non so se è così tanto conosciuto in realtà. Non quanto dovrebbe, credo. Esatto. Allora, ovviamente il ruolo del coach adesso si sta sempre più affermando anche in Italia. Io ovviamente lo faccio da più di 10 anni oramai. Ok, ti sei specializzato, ci hai seguito dei corsi per poter fare, immagino, questo tipo di lavoro. Se tu decidi di fare la coach, tu fai un patto con te stessa, Ok. e fai il patto di continuare a studiare tutta la vita. Cioè, Senza fine. Senza fine, ma cioè, tanti lavori sono così, sai, però è uno sviluppo continuo, non è che ho preso il diploma, lo metti nel cassetto E via. fatto. No. Cioè, devi sempre metterti in gioco alla fine. Sempre, perché comunque sei sempre lì a imparare, a capire, e poi ogni cliente che hai
impari cose nuove. Cioè io a volte magari delle tematiche, per esempio come la leadership, la tratto molto spesso, ovviamente facendo la corporate coach, no? La coach aziendale, Sì. perché comunque lavoro con gente che si trova in posizione di leadership. Eppure ogni cliente io imparo cose nuove e dico questa è una cosa nuova che aggiungo ai miei tool, no? Poi sai, quando ho scoperto questo ruolo tanti anni fa oramai, al tempo era poco prima, io ho studiato a Londra, ho fatto il master a Londra e prima ho fatto un po' lavoravo in gelateria e conobbi questa persona, questa donna, e lei mi disse io sono una coach. E io ho detto, di football? Perché pensavo che il coach fosse quello del football. E lei fa, no, una life coach. Scusa? E mi ha spiegato cos'era. Al tempo mi spiegò solo il life coaching, quindi si parla di secoli fa. E io lì ho detto, ma è fantastico, quindi vieni pagata per fare quello che io faccio da una vita. Vabbè, ovviamente. E quindi lì ti sei interessata a questo ambito? Sì, al tempo ero molto giovane, perché comunque avevo 24-25 anni e non me la sentivo di intraprendere subito questa carriera. Poi ho cominciato a fare tante scuole, le accademie, insomma, poi non tutte sono buone o uguali. Io però ho avuto la fortuna di studiare negli ultimi anni con una bravissima coach, una master coach che si chiama Cristina Campofreddo, è bravissima, trovata molto bene. Ho deciso verso la fine dei miei 20 mi sono fatta una domanda. Allora, voglio intraprendere una carriera, non so, per esempio, probabilmente avrei lavorato nell'HR probabilmente, del human resources, quindi che è risorse umane, giusto perché brava, hai ragione. Non ho figurati. E avrei continuato magari lì e lavorato lì per, non so, per 10-20 anni fino a un'età molto più adulta, e poi intraprendere il coaching, oppure rischiarla e fare il coach proprio, anche se insomma al tempo non avevo neanche 30 anni. Certo. E ho deciso ovviamente da leonessa, ho deciso di fare la cosa che mi spaventava di più e ho deciso di fare la coach. Non è stato facile, Roberta. All'inizio immagino, Laura. Perché comunque c'è stato molto un po' di sessismo, possiamo dire, nei miei confronti, un po' di ageismo, perché comunque ero molto giovane. E quindi magari ti dicevano che non avevi l'esperienza adatta per poter fare questo tipo di lavoro. Però classiche cose. Non fai, se un conto se tu fai l'advisor o il consulente, devi avere una conoscenza. Il coach deve facilitare i tuoi pensieri. Non c'è bisogno che il coach sia esperto del tuo settore, anzi molto spesso se io sono troppo esperta del tuo settore ho dei pregiudizi. Ho capito. Potrebbero anche essere dannosi per certi versi. Diciamo che per te sarebbe più una limitazione il fatto di essere specializzata in qualcosa in particolare. Sì, esatto. Quindi alla fine sì, ho ovviamente più conoscenza di alcuni settori rispetto ad altri, però anzi adesso mi è capitato di recente un cliente che è in the army, quindi nel settore militare, diciamo così, senza andare troppo nel dettaglio, e quindi lì ci sono anche delle dinamiche completamente differenti, perché io sono abituata con gente che lavora nel mondo aziendale, quindi corporate, e quindi ci sono delle dinamiche, la crescita, quella è, oppure lo sviluppo, oppure le situazioni sono, e di là è diverso. Il settore militare è completamente diverso, quindi insomma, però non è che non avendo esperienza io non posso aiutarlo. Stiamo facendo coaching in ogni caso. Sì, può essere applicato in ogni caso a tutti i field. Esattamente. Quindi dai degli strumenti alle persone in modo tale che le persone da sole possono arrivare alla soluzione, più o meno. Esatto. Allora, partiamo proprio dal presupposto che il coaching è un thought provoking process, cioè un processo di provocazione del pensiero. E quindi io parto anche dal presupposto che io coach non ti insegno niente. E tu sei perfetta come sei. Io prendo i miei clienti, sono perfetti come sono. Io li aiuto a trovare la soluzione facilitando i loro pensieri, ovviamente con le domande giuste. Poi sai, l'esperienza vuol dire tanta. Comunque, sì,
Sì, più vado avanti, io imparo ogni giorno, ogni cliente che ho imparo, cresco, è una cosa incredibile perché proprio lo vedi proprio questa cosa che Sì. Cioè ti dedichi quindi sia al corporate, quindi alle aziende, ma anche a persone private? Sì, se volendo sì, mi possono contattare anche le persone private, quello sono sempre aperta ad accogliere nuovi clienti, però ecco ovviamente è bello lavorare con le aziende perché comunque insomma diciamo che vedi anche grandi corporation, grandi aziende anche famose, internazionali, quindi Che credono anche in questo lavoro, in questo intervento alla fine. sì, anche perché comunque non è semplice, quando il coaching è aziendale, molto spesso sono le aziende che decidono per i loro dipendenti questo progetto e non è detto che tutte le persone lo accettino, però diciamo che fino adesso sono stata molto fortunata, le persone con cui lavoro sono persone estremamente, come si dice in inglese, committed, molto che si impegnano, decidono di impegnarsi in questo percorso e quindi si mettono in gioco, sono curiose, è molto bello. Quindi c'è un buon riscontro anche da parte delle persone. Eh sì, bello, sono molto fortunata, ho clienti che si mettono molto in gioco E quindi immagino non sia solo la consulenza di un giorno, immagino che sia una sorta di percorso. Esatto, allora ovviamente come dimostrazione uno può farti un one-off, cioè una volta sola porti un topic, un argomento e si fa coaching su quell'argomento, si può fare, ma ovviamente il coaching è un processo, è un viaggio, quindi anzi se vogliamo creare anche una bella solida relazione tra coach e cliente, poi in realtà si dice coachee il cliente, però adesso non sapevo, quindi sì, coach e coachee, però adesso diciamo cliente per semplificare, per creare una solida relazione ovviamente ecco, soprattutto le prime volte ci si conosce, magari si fanno anche delle attività per capire un po' a che punto sei della tua vita, soprattutto se è coaching aziendale si capiscono anche quali sono, si lavora anche sui KPIs, no? I Key Performance Indicators, e quindi si capisce su che cosa la persona vuole lavorare, la leadership, il problem solving, la communication, innovative thinking, capito? Ti sto per dire, insomma, e l'authenticity, tante aree. E quindi che servono anche all'azienda a capire se il coaching è giusto o no, perché sono dipendenti, ma quindi ad esempio diciamo per fare un esempio pratico, non so, un dipendente vuole migliorare la sua relazione con un collega, anche in questo caso potrebbe aiutare? Sì, è raro che uno venga da me solo per quello, cioè di media è molto più ampio. Però ci può stare che un cliente mi entri in sessione e mi dica guarda, ho avuto un problema con questo collega, non ci prendiamo, no? E vorrei trovare il modo migliore per comunicare con questa persona, anche perché è molto interessante poi quando poi fai coaching, quando sei anche proprio tu cliente, te ne accorgi, a volte non ti rendi conto che porti magari in sessione delle cose che non sono sotto il tuo controllo. Vorrei che mio figlio mi ascoltasse. Insomma, no, a chi sto facendo coaching? A te o a tuo figlio? Cioè, quindi questo è un esempio ovviamente molto banale che ho preso come esempio, però è così che funziona, cioè alla fine tu puoi devi capire solo dove hai il tuo controllo ed è lì che noi si lavora, non si lavora su, cioè oggi piove e non controlliamo la pioggia, no, certo, controllare come tu reagisci alla pioggia. È super interessante questo tipo di lavoro. È tanto arricchente, sì. Sinceramente sei la prima che incontro nel mio percorso di vita che fa questo tipo di... È vero? Sì, di lavoro. Per questo all'inizio dicevo, a me non era proprio ben chiaro appunto questa posizione, ma è super interessante perché può portare veramente un valore enorme ad un'azienda, ma diciamo anche appunto all'individuo, ecco. È bello e non è comunque, insomma, è molto simile, non è, chiariamo,
come essere uno psicologo, però è molto simile al ruolo dello psicologo, quindi ovviamente vai a periodi in cui hai molti clienti, periodi in cui cioè sono up and down. Esatto, come in perché tutto. quindi non è un lavoro d'ufficio che ti siedi alla scrivania e lavorando comunque così ci sono anche tanti alti e bassi, quindi vengo spesso approcciata dalle persone che mi fanno domande: vorrei fare la coach, vorrei fare il coach, come devo fare? Però hanno un po' anche la narrativa del social media, dove tu vedi delle persone molto di successo, per esempio il più famoso è Tony Robbins, che però sì, è un coach ma è un showman, quindi ha la villa, 50 piscine, i campi da basket, cioè ecco, non è la vita di tutti i coach così. Poi sì, qualcuno probabilmente sì, però ecco, alla fine insomma somiglia molto come dinamica al lavoro dello psicologo, cioè le sedute, cioè loro fanno le sedute e noi facciamo le sessioni. È un percorso che necessita di diverse sedute alla fine. Sì, sessioni che prima chiamiamo. Sessioni. Sì, sessioni, invece sedute sono quelle dello psicologo. Okay. Però si somigliano se uno le vedesse dal fuori. Poi ovviamente io come coach non sono laureata in psicologia e assolutamente non c'è niente di uguale, però si somigliano come se tu le vedi ma possono anche complementarsi, cioè a volte da un lato possono complementare, sì. A volte ci sono dei coach che collaborano anche con infatti volevo chiederti, però io cerco di stare più sulla parte aziendale, certo, per non pestare i piedi e non mischiare possibilmente. Ma hai tipo fatto un percorso universitario? Non credo che esista ancora, forse in qualche università americana, qualche corso, o forse adesso lo stanno mettendo. Al tempo, quando l'ho fatta io, l'università non esisteva. Io sono laureata in lingue, anche perché il mio obiettivo era di uscire dall'Italia e di andarmene da qualche parte. Quindi ce l'avevi già chiara come cosa? Sì, all'inizio pensavo che sarei andata in Olanda, perché l'avevo già visitata, c'ero già stata e ho detto che mi piace l'Olanda. Poi venni a Londra, mi innamorai tanto di Londra e decisi di venire qua. E ti ripeto, era un'altra Londra. E quindi ho studiato all'università in Italia, poi sono venuta qua, ho fatto un paio di master qua, uno in International Business, uno in Management, ma niente di relativo al coaching. Poi ho fatto i corsi di coaching. All'inizio perché sono anche, sono un bel investimento, però quindi i corsi erano brevi, volevo capire se mi poteva piacere quelle cose un poco, e poi ho frequentato la specializzazione, sì, quelle vere e proprie, quindi le accademie eccetera, e poi continuo. Adesso ho preso anche un'ultima certificazione, facilitazione di life purpose, che è la facilitazione dello scopo di vita. Ma che bello! Scoprire lo scopo di vita delle persone è molto molto bello. Quindi, secondo me, soprattutto in quest'epoca della nostra società, viene sempre data più importanza a queste nuove discipline. Sì, vero. Ovviamente non ci devi lavorare anche, non è che la cosa che è bella del coaching è che non ti dà, ecco, ok, questo è il tuo scopo di vita fine, ci devi lavorare. Adesso che l'hai scoperto, come fai a renderlo pratico, come fai a far sì che tu lo viva ogni giorno, come fai il mondo a beneficiare di questa cosa. Adesso per dire, poi ecco, ti ripeto, noi partiamo dal presupposto che i nostri clienti sono perfetti e quindi hanno tutto quello che serve. Sì, molto bello. Sì, quindi sono degli scrigni con tante cose belle dentro e ti aiuto soltanto a capire come a facilitare queste cose, però. Bellissimo. Sì. Quindi il lavoro della tua vita? Nel senso, ti piace, dopo le varie esperienze che appunto hai fatto, ti senti portata? Sì, spero di sì, perché questo lavoro. Io da quel poco che ho potuto conoscerti, sì, sei proprio molto brava. Ma nel modo anche di esporti, nel modo di ascoltare appunto anche le persone. Oddio, oggi ho parlato tanto io, però sono su questa sedia, quindi va bene per oggi, dai. Però sì, ovviamente. E qualche progetto in particolare per il futuro? Ma
continuare e scoprire sempre di più chi sono come coach, perché là fuori ce ne sono tanti bravi, tanti molto bravi, tanti ok, e quindi capire cioè chiarire un po' più la mia identità di coach, ok? Perché io ovviamente, insomma, anche per sì, capire un pochino più chi sono, questo è il mio, ci sto lavorando da un po' ovviamente, e anche il mio brand, fortificarlo, e non è un percorso anche quello comunque, quindi progetti nel senso secret project non ce ne sono perché è tutto molto alla luce del sole, però ecco, capire in quale foresta questa pian piano si scopre durante il percorso. Sì. È anche bello così. Sì, senza avere tutte già le carte, diciamo, sul tavolo, è anche bello sperimentare. Brava, esatto. È bellissimo, anche perché poi si scoprono sempre delle cose nuove e dici, non pensavo mai che mi sarebbe piaciuto. Che comunque l'arancione ho scoperto, grazie a Roberta, essere il mio colore, uno dei miei colori. Stupenda, autunno warm. Beata te, perché a me fece da morire l'arancione. Non è che non lo posso usare adesso, io lo dico sempre, non è che deve essere vissuto come un'imposizione, deve essere vissuta bene l'armocromia, no? Quindi anche il risultato finale. Però insomma, quando uno ha i propri colori splendi, ha tutto molto più senso. Grazie, dopo la nostra seduta comunque cioè non è che subito, anche perché con questo tempo ballerino ho fatto poche spese, è difficile, e poi cerco anche di di acquistare consapevolmente. Sì, non nego che questo top è da tanto tempo che ce l'ho, perché è estivo, qua non ci si, cioè, non c'è estate, tra un mese veramente. Quindi mi fa piacere, mi piace questo top, quindi ho detto, e poi mi avevi detto dell'arancione, dico allora è il mio colore. Sì, ti sta molto bene, quindi sei più consapevole, trovi più consapevolezza in te stessa, sì. Questo è importante. Ma anche nel trucco, piuttosto che le tonalità, ho sperimentato dei colori che non avrei mai usato. Bello. E poi anche il verde, cioè per esempio mi dicevi i verdi, sì, anche quelle sono delle cose che, cioè fare l'armocromia non è tanto, ecco, mi sono portata a casa la palette, ora no, cioè la cosa come l'hai fatta te mi è piaciuta molto, perché siamo andate tanto a fondo e perché sei stata veramente brava, perché siamo andati a fondo, sotto la mia pelle siamo andati per capire tanto, e non credo che tutte le persone che fanno armocromia siano così brave. Ma grazie, no, adesso mi commuovo. Però è vero, cioè, sei stata mi fa piacere, Laura, moltissimo. E mi piace, diciamo, conoscere la persona e le esigenze di questa persona, perché alla fine un po' penso come nel tuo lavoro, secondo me avevamo qualcosa di simile, anzi forse le basi sono quelle, in realtà conoscere la persona, tu adattarti, avere empatia con questa persona, capire le sue esigenze, che cosa sta cercando, anche attraverso appunto i tuoi servizi. Non tutti siamo uguali e è bello perché alla fine scopriamo l'unicità di ciascuna persona, quindi non finiamo mai di imparare in realtà. Cioè, esatto, quindi non è che c'è proprio un feeling, perché secondo me facciamo un tipo di lavoro che in realtà va a braccetto. Brava, esatto, e l'hai detta giusto, quando hai detto la persona che è dietro. Io dico sempre ai miei clienti, io non lavoro con il leader, ma la persona che è dietro il leader. Cioè è inutile che se lavorassi solo sul ruolo che tu rappresenti o che sta il tuo titolo, è superficiale. Io e te lavoriamo sullo sviluppo personale, cioè io lavoro con la persona, poi che tu diventi leader, che diventi un monaco buddista e domani vai a vivere in Nepal. È vero. Cioè, l'importante è tirar fuori quella luce, esatto, indipendentemente poi da quello che appunto farai. Esatto. Che stessa è nascosta. Non lo so, facciamo fatica magari a riconoscerla o... E perché credi che sia... Adesso faccio io la domanda. Vai. Credi che sia nascosta la luce nelle persone? Per a volte paura di esprimere chi siamo noi realmente, per paura di giudizio altrui, penso, perché è una cosa che a volte penso che il fatto di avere proprio questa paura di oddio, questa persona adesso che cosa dirà di me, come mi vede questa persona, siamo spesso troppo focalizzati forse su quello che pensano gli altri di noi e quindi perdiamo noi stessi perché ci adattiamo troppo agli altri. E io questo l'ho scoperto piano piano in realtà, però è una verità che sta venendo fuori.
E adesso, perché proprio, cioè, se posso permettermi, Sì, così intavoliamo un attimo la assolutamente, perché mi interessa anche capire il tuo punto di vista. E quindi dici, uno perde se stesso, e quindi se invece la persona decide cioè di fare l'opposto, quindi di esprimersi. qual è l'outcome secondo te? E secondo me cioè, puoi fare solo cose positive, nel senso che avrai il tuo, non so, in qualche modo avrai il tuo successo, perché se tu sei te stessa, sul tuo cammino, sul tuo sentiero, ti circonderai delle persone giuste che ti accompagneranno per brillare nella tua vita. Indipendentemente, non parlo solo di un lavoro top tipo CFO, parlo proprio, ognuno di noi ha il proprio successo, secondo me, nella vita, non deve essere per forza a livelli altissimi, però forse per essere felici, per essere sereni con se stessi, non so. E secondo, Non so se mi sono spiegata bene la realtà. quello che dici, infatti questo che dicevo, e quindi se uno prende questa scelta consapevolmente, quale sarà l'impatto che il mondo Un mondo migliore in generale. E abbiamo fatto una sessione di no, scherzo. No, stavo scherzando. Sai fare le domande giuste. No, però mi incuriosiva perché comunque è normale, perché comunque noi che aiutiamo gli altri, È vero. a volte ci dimentichiamo anche un po' di noi. Perfettamente, è vero. Troviamo i colori negli altri, poi però ci dimentichiamo di capire esatto, è vero, è vero. È un po' come si diceva la figlia del calzolaio ha le scarpe bucate. Sempre così. E quindi... E perché ti dedichi tanto alle persone e quindi a volte dici no, non ho tempo per me stessa, invece in realtà è sempre importante un equilibrio. Esatto. Sempre, senza esagerare secondo me in nessuno dei campi, no, della vita, e quindi se trovi poi il tuo equilibrio effettivamente riesci a dare anche il massimo per gli altri, quindi se tu stai bene con te stessa, alla fine è il segreto per dare agli altri. Poi sai, una cosa, non so se tu hai mai sentito, cioè questa vidi un TED Talk credo di, com'è che si chiama lei? Non mi ricordo adesso come si chiama, ma dopo magari mi ritornerà in mente. Lei è Mel Robbins si chiama, è una coach, insomma è una influencer molto famosa, e vidi questo speech che fece e lei tirò fuori un numero che adesso mi sembra una proporzione che era 1 su tipo 300.000 triliardi, adesso il numero sicuramente è sbagliato, quindi giusto per dare l'idea, un numero molto grosso, e 1 su tipo immagina 300.000 triliardi. Sì. E chiedeva sapete che cos'è questo numero, e nessuno lo sapeva. Tu lo sai che cosa, l'hai mai sentita questa cosa? Mai sentita, perché adesso infatti sono tutta orecchie sul mondo e l'impatto che noi possiamo avere, no? I nostri colori eccetera, e lei spiega che è un calcolo che hanno fatto gli scienziati della probabilità che ognuno di noi nascesse. Praticamente hanno calcolato e quindi è quel numero lì che adesso non mi ricordo quanti era, immaginiamo che quello lì dice che è così impossibile quel numero che tu fai in tempo a vincere la lotteria 12 volte. La probabilità è quella lì, perché hanno calcolato dall'età della pietra, i dinosauri, le glaciazioni, la peste, le guerre, le cose, il momento in cui noi siamo stati fecondati letteralmente, e la probabilità che eravamo noi è 1 su 300.000 triliardi, quello che abbiamo una fortuna abnorme. E sarà che dopo aver visto i Griffin dove c'era Stewie adoro i Griffin, io mi sono sempre immaginata io e un altro, cioè tipo la lotta era tra me e un'altra me. Sì. E quindi mi immaginavo questi, in realtà no, cioè io ci dovevo essere qua e tu ci dovevi essere e tante altre persone ci dovevano essere, e quindi se siamo qui c'è un motivo. E cosa possiamo fare per creare un impatto, per apportare qualcosa di buono, per creare un impatto positivo. Bellissimo. A me piacque tanto, mi colpì tanto perché mi sono sentita, poi a prescindere da credi, religioni, ci dovevamo essere, perché abbiamo vinto più di 12 lotterie. Sì,
Bellissimo. No, uno non ci pensa a questa cosa e quindi un po' in realtà io poi l'ho scoperto con gli anni, l'importanza di fare quello che in realtà te vuoi fare senza seguire un percorso già prestabilito. E questa a me metteva proprio, cioè, l'idea di seguire quello che generalmente deve essere fatto anche in base all'età era una cosa che proprio a me metteva l'ansia. E quindi nel momento in cui ho iniziato a decidere in base a quello che faceva star bene me, ho iniziato a fare, cioè, non che prima non facessi delle belle cose, però mi sono proprio sentita utile, cioè mi sono proprio sentita, non so, bene, nel posto giusto, nel momento giusto. E quando l'hai capito? Quando hai avuto il click? Come è avvenuto? E da quando forse è cambiato qualcosa comunque nella mia vita, mio fratello poi lui si era sposato, forse te l'avevo già anticipato, era proprio cambiato un po' la mia bolla di sapone, quindi la mia comfort zone perfetta. E nel momento in cui lui ha preso la decisione ovviamente della sua vita di sposarsi, ho iniziato poi a focalizzare i pensieri su me stessa e su quello che avrei dovuto fare io, non nella mia vita. E quando ho detto no aspetta, adesso che cosa si aspettano le persone, no, da me, di proseguire, di fare questo determinato percorso per poi entrare in una determinata azienda, per poi magari sposarmi, per poi avere dei bambini. E a me tutto questo percorso già prestabilito, dicevo, però dopo alla fine la mia vita, cioè arriverò a 70-80 anni spero, che la vedo già tutta pianificata. A me questa cosa mi metteva proprio l'ansia, invece ho detto no, per me deve essere una scoperta, un'esplorazione e devo capire che cosa c'è al di fuori dei miei confini, al di fuori della mia comfort zone, quindi prendo e vado. Inizialmente io dovevo andare in California, ma dai, dall'altra parte del mondo, avevo deciso di andare a San Diego, non so perché mi ero messa in testa di andare a San Diego e sì, volevo andare in America. Difficilissimo senza visa. Sì, infatti, però volevo andare in America, in California. Molto bella la California. Lì imparare l'inglese e da lì poi capire effettivamente che tipo di percorso intraprendere. Poi ovviamente parlandone in famiglia, di qua di là, prima volta all'estero anche da sola, abbiamo detto vabbè dai, facciamo la via di mezzo, Londra. Ah, ok. Londra non è mai stata la mia prima decisione. Credo che non sia di nessuno la prima decisione, poi finiamo tutti qua, siamo felici qua. Adesso io l'adoro. Londra, c'era proprio un amore, anche lì c'è stato proprio un click. I primi anni sono stati veramente molto difficili, poi dopo c'è stato un click, ho detto è la mia città perché mi sento bene, mi offre le opportunità che comunque che stavo cercando e mi ha permesso di poter aprire anche The Studio Bike nelle mie attività e far sì che venga riconosciuta e gli venga dato un determinato valore, cosa che purtroppo non so se in Italia, senza voler male ovviamente al mio paese che adoro, però magari avrei avuto maggiori difficoltà in base alle esperienze che io ho avuto, ovviamente in base a quello che appunto ho vissuto io. E io credo che sia anche più difficile a livello proprio, cioè di business, di società, sì. Quindi anche proprio burocratiche. Sì. Qua secondo me proprio i freelancer spingono proprio ad aprire le tue attività, amano la creatività, cose nuove, secondo me è per questo che avanza molto di più. Molto, sì. Quindi ancora ovvio, io forse sono un po' anche dura nei confronti di Londra perché l'ho vista tanto cambiare, però certo. ancora offre tantissimo. Mi dispiace solo che non sia aperta adesso ad accogliere nessuno che non abbia il passaporto, questo mi dispiace molto. Oppure con la visa, con lo sponsorship, ma rischi di devi essere in non è come prima, devi essere in un ruolo troppo in alto. Sì, perché so che devi guadagnare anche un tot. Mi sembra che devi avere prima un contratto di lavoro già firmato e devi anche guadagnare con questo contratto di lavoro. È una cosa impossibile, cioè, quindi infatti non stanno più arrivando le persone, lo facevamo noi, ci ho capito, con la valigia di cartone e il sacco e vabbè, purtroppo è così. Ma sei qui da sola qua a Londra? No, io sono sposata. Felicemente sposata. Io sono sposata oramai da quasi 5 anni con Luca.
e Luca Cupani. Devo avere. Che è Scusa? Luca Cupani, Ok. è uno stand-up comedian, mio marito, un comico. Stand-up comedian, Sì, è la stand-up definizione. comedy, sì. È un attore comico praticamente, è italiano, ha cominciato però a fare comedy qua in Inghilterra ed è pure arrivato a Zelig, ha fatto le ultime 3. Sì, questo Ma lo non, sapevi? ma non lo sapevo, Sì. Come a Zelig, ti prego. Sì. Ha fatto negli ultimi 3 Zelig di Mediaset, ha fatto dei pezzi lì. E Complimenti a Luca. Grazie. E ha fatto, insomma, diciamo diverse cose. Adesso saremo a Roma. Non so quando andremo in onda con questo video, però andremo a Roma presto per fare uno spettacolo, Quindi il suo show. Scusami se ti interrompo, hai parlato il plurale nel senso che lo accompagni, tu lavori proprio con lui? Ah sì, ottima domanda. In realtà sì, io e lui, io facendo una coach lavoro online, quindi è un lavoro molto flessibile. Ok. Posso lavorare da qualsiasi parte del mondo, Fantastico. nel range Certo. del tempo, perché se vivo in Nuova Zelanda non è tanto conveniente. E io e lui facciamo moltissimi progetti insieme, io coproduco i suoi show praticamente, adesso ora non ne porta adesso più, perché prima partecipava tanto al Edinburgh Fringe, il Festival Fringe, scusa, il Fringe Festival di Edimburgo. Sì. Ogni anno andavamo su, portavamo uno spettacolo. Io parlo al plurale perché ovviamente sul palco c'è lui, però io diciamo che coproduco i suoi show. Dico coproduco perché ovviamente se li produce, cioè, però siamo una coppia molto unita, collaboriamo tanto e anche lui è un grandissimo supporto per me nel coaching. Immagino. Ovviamente non è nelle sessioni private con i miei clienti, ma Luca è una grandissima. Mi date una mano a vicenda. Non sapevo proprio che anche tu fossi coinvolta, diciamo, nel lavoro della comedy. Tanto ovviamente io non scrivo le battute, però io sono la prima, cioè in inglese si dice faccio il vetting, cioè io sento se c'è qualcosa che no, questa attento potrebbe, cioè poi Luca è estremamente corretto, anche politically correct, ma non cioè non fa punching down, cioè se c'è una categoria Certo. che è già svantaggiata non fa punching down, Sì, non come aggrava fanno, ulteriormente. infatti poi non è quello, cioè quindi è corretto, è molto corretto, però sai ci può stare che fa una battuta, dico attento, magari l'inglese magari un inglese la capisce male, perché poi lui scherza, fa battute anche sul re, ma le fa in una maniera anche molto delicata, molto soft, non è che, e non è mai greve, a me questa cosa piace. È molto pacato. Sì, io ricordo appena ci fidanzammo anni fa e mia madre disse: come fai il comico? Ora prenderai in giro me che sono una suocera. No, mamma, tranquilla. Perché povera mia mamma, lei vedeva i comici italiani tipici, misogera. È vero, sì, era proprio il classico comico che si è sempre così, infatti tranquilla mamma, non c'è neanche ora, io sono io che a volte dico prendimi in giro tranquillamente, cioè perché lui è così rispettoso che mai dico ma falla qualche battuta, anche una battutaccia sulla moglie non importa, perché però ecco anche dico ma che ti frega, ma è troppo interessante, anche perché non è facile trovare un comico. Guarda, non è una vita semplice, Non deve essere, infatti volevo chiederti perché insomma lui immagino si dedichi a questo. Lui fa full time, sì, e io full time coach. Però noi siamo la coach e il comico. E quindi c'è tu e sei una coppia. No, fantastica, super creativa. E unica, una coppia unica perché anche lì non è facile da trovare. Quindi tu fai da coach, cioè utilizzi i tuoi strumenti per lui, lo aiuti anche nel suo lavoro in qualche modo. Ovviamente, ok, a livello professionale, teoricamente, cerchi sempre di non fare coach a amici e parenti perché coaching è perché comunque ci sono tanti pregiudizi, però a volte succede che magari c'è qualche problema, qualche ostacolo e magari Luca mi chiede Lalli, facciamo coaching su questa cosa, cioè mi aiuti a facilitare quello che lui intende, mi aiuta a facilitare i pensieri per trovare una soluzione. Bellissimo. E molto spesso è ok, cioè poi capisce e quindi c'è anche, però ecco ovviamente
se lui volesse fare un percorso di coaching, io ho delle colleghe coach a cui lo raccomanderei, Certo. non glielo farei io, però di certo ma anche banalmente è successo non tanto tempo fa che noi non discutiamo quasi mai, perché è molto difficile discutere con Luca, ad essere onesti, perché Devo conoscerlo. mamma mia, è proprio calmo, tranquillo, e io sono una leonessa, infatti. Però credo che fu una piccola discussione tra di noi, un'incomprensione. Sì. E a un certo punto ho detto, ok, allora, qual è il problema? Cioè, io per esempio Hai iniziato ad analizzare. facciamo le basi del coaching, facciamo proprio qui che cosa vogliamo ottenere da questa conversazione, analizziamo la situazione. Ed è servito. Sì, sì. Sì, perché ho detto, cioè, non trovavamo capo e coda quel giorno, sai, ma poi che ne so, non mi ricordo neanche Succede cosa anche, era. certo. Sì, succede, però ecco, era una cosa che ci stava, insomma, non trovavamo capo e coda. E allora dico, un po' aspetta. Però con i tuoi strumenti sei riuscita. Sì, però non è che di solito dico, ok Luca, cosa vuoi ottenere da questa nostra conversazione? Certo. Però ci sta, ogni tanto le mie amiche dicono, non mi fare coaching, ok? Perché magari faccio domande e neanche mi rendo conto. Come te lo fai prima? Però è stato super naturale, cioè non me ne sono neanche resa conto in realtà che stessi facendo coaching. Però sai, dopo un po' te ne accorgi. Un po' come me che io analizzo le persone senza volerlo a volte. Ogni tanto mi fisso, però dico oddio non posso. E come analizzi? Come avviene questa analisi? Ci sono delle persone, ad esempio, che sono particolarmente ben truccate, o dei colori che sono stati, dico quanta armonia c'è in questa persona. Quindi avrà fatto l'analisi del colore, non l'avrà fatta. Ci sono delle persone che ad esempio non hanno mai fatto l'analisi del colore, armocromia, però insomma sanno benissimo scegliere quello che appunto più le valorizza. Poi ci sono altre persone che dico cavolo, potrebbe essere valorizzata benissimo, eppure non sta indossando magari i colori giusti di qua di là. Oppure tanto mi capita di analizzare anche in televisione. Infatti tu avevi nientemeno associato i miei colori all'Incontrada. Sì, che adoro, bellissimo. E ovviamente ho anche conosciuto Azelik, Davide, certo, questo sono i persi. Adoro, lei è bellissima, Lei è bravissima. ed è veramente, ha una luce bellissima. E mi ricordi lei tantissimo, infatti. È vero, a livello di te l'avevo inserita forse nel report come esempio. Come esempio lei, infatti ero felicissima di aver visto lei, infatti Luca. Sì. E sì, tornando anche al tema di prima, mi capita proprio di analizzare, quindi penso sia proprio una cosa nostra, avendo questa vocazione per i nostri lavori, questa passione, automaticamente esce. Per forza. Perché è bello. Non è il tuo lavoro era come un accessorio, sì. Pensi il lavoro di un tempo, sì. E per noi è una delle per certi versi. Sì, io devo dire che posso dire anche fortunate, il fatto di fare un lavoro che equivalga alla tua passione è bellissimo, è una grande fortuna, bisogna lottare, ecco. Quando parlo di fortuna, perché generalmente non mi piace tanto quando mi dicono però sei stata fortunata, sei fortunata a vivere a Londra, sei fortunata a fare il lavoro dei tuoi sogni, però insomma c'è un percorso dietro. C'è un percorso tosto. C'è tanta disciplina, c'è costanza, determinazione per arrivare poi a fare quello che effettivamente ti piace e farne insomma il tuo lavoro. E non è comunque semplice il nostro lavoro. No, è vero, perché comunque non abbiamo un'azienda fissa che ci paga tasse e stipendi, quindi dipendi da te stessa. Quindi è per quello è una scelta consapevole che abbiamo fatto, però è molto complessa ogni giorno. Cioè, se non siamo chi fa il nostro lavoro non può andare avanti se non è convinto, se non è deciso, se non è felice nel ruolo che sta svolgendo. Sì, perché tocchiamo tanto comunque non la mente delle persone, però insomma siamo parte del loro percorso di vita, chiedono a noi una sorta di aiuto e quindi devi essere preparato, devi avere una forte empatia sì. È vero. Che bello, Laura. Però è bello anche l'impatto, no? Che uno crea.
anche la consapevolezza, un po' quello che fai tu, cioè alla fine tutti noi ci indossiamo abiti, però grazie all'armocromia capiamo quali sono i migliori per noi e grazie al coaching capiamo quali, diciamo, la persona migliora la propria consapevolezza, no? Di se stessi, della loro leadership, delle loro abilità, delle loro capacità. Magari farle scoprire degli strumenti che la stessa persona non sapeva di possedere. Sì. Vero? Infatti, perché comunque entrambe vediamo l'unicità della persona che abbiamo davanti. Sì, perfettamente. Quindi tutto parte da lì, sì, non c'è copia. Poi sì, puoi anche dire è simile a questa persona famosa. Certo. No, è diverso. Però poi ognuno ha le proprie caratteristiche. Sì, infatti. Che bello. Che bello. Laura, grazie mille. Vuoi parlarmi di qualcos'altro? Ottimo, abbiamo qualche tema, direi che bellissimo, mi sono divertita tantissimo, rilassata. Hai una voce meravigliosa. No, ragazzi, Roberta, se avete bisogno di una coach, fantastica Laura, è stato un gran piacere averti qui, grazie mille davvero. Grazie, ma è la tua voce che è fantastica, io ti dico, cioè spero che sempre più fan ascolteranno la tua voce, si innamoreranno dei tuoi podcast. Grazie mille e come sempre ti chiedo la tua firma. Non vedevo l'ora. Voilà. Sarà il mio autografo. Allora. Anche qua vicino, se vuoi cosa devo fare? Sì. Ok, allora aspetta. Dove vuoi? Faccio bella, bellissima. Bellissimo, grazie Laura, salutiamo. Grazie, ciao, grazie. Un abbraccio mille. a tutti.